Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi vediamo insieme la stesa ferro di cavallo. È una stesa che appunto ha la forma di ferro di cavallo e serve sia a rispondere a domande precise che a vedere l'evolversi di una situazione nell'arco di alcuni mesi o l'evolversi di un particolare settore della propria vita. Se ne possono trovare varie versioni, io ve ne mostrerò, vi mostrerò quella che uso io personalmente. Facciamo nel frattempo anche un esempio di scuola. Poniamo per esempio che la signorina Flaminia venga da voi e vi chieda se troverà un nuovo amore, se ci sarà una nuova relazione sentimentale nella sua vita nei prossimi 6 mesi, per esempio. Allora, voi mischiate le carte, poi le smazzate. Se la signorina è di fronte a voi, stendete le carte ad arco e fate scegliere a lei 7 carte, altrimenti se lo fate per esempio al telefono o comunque online, le scegliete voi per lei. E quindi le carte da scegliere sono 7. Ora io adesso le disporrò a ferro di cavallo, come se la stesa fosse di fronte a voi. Quindi iniziate la vostra sinistra, numero 1, poi la 2, poi la 3, adesso li disporrò un po' meglio, la 4, la 5, la 6 e la 7. Dunque, come vedete ha una forma ad arco, quindi per questo è chiamata ferro di cavallo. Dunque, la prima posizione, quella la vostra estrema sinistra, riguarda il passato, che ha una influenza sulla vita della signorina Flaminia per quanto riguarda la sua domanda. La seconda è dove si trova ora, nel qui e ora, com'è la sua situazione in questo momento. La terza riguarda l'ambiente esterno e quindi le influenze che questo ambiente ha sulla domanda per la signorina Flaminia. Quella centrale sono le influenze interne, ovvero il subconscio, i blocchi psicologici che può avere la signorina Flaminia in questo frangente. Poi abbiamo la numero 5 che riguarda le risorse o gli ostacoli che può incontrare la signorina Flaminia, quindi o le sue risorse, quello su cui si può appoggiare, o gli ostacoli che può incontrare. La sesta riguarda un consiglio delle carte su come su che azioni porre in essere, su come comportarsi per ottenere l'obiettivo che vuole signorina Flaminia, e l'ultima è il futuro finale o diciamo il risultato finale. Ora qui abbiamo scelto un arco di 6 mesi, potete farlo di 3 mesi, quindi questo indica comunque il futuro tra 6 mesi oppure il futuro fra 3 mesi, dipende come l'avete scelto. Potete fare questa anche per una settimana, per dire. Comunque il risultato finale nei 6 mesi. Dunque vediamo, iniziamo con la prima e abbiamo il 9 di coppe, che è il passato, che ha delle influenze su questa domanda della signora Flaminia.
Poi abbiamo il 10 di denari, che indica dove si trova adesso la situazione della signorina Flaminia in questo momento a livello sentimentale. Poi abbiamo il carro, che indica le influenze esterne o comunque l'ambiente in cui si muove la signorina Flaminia. Poi abbiamo i suoi blocchi psicologici o comunque il sostrato del subconscio in cui si trova lei, che è il matto. Poi abbiamo le risorse o gli ostacoli, il consiglio delle carte e il possibile futuro, insomma quello più probabile, il risultato più probabile nei 6 mesi, perché noi appunto abbiamo deciso di scegliere un arco temporale di 6 mesi. Dunque, vediamo per quanto riguarda il passato che il 9 di coppe indica comunque un periodo molto soddisfacente a livello sentimentale per la signorina Flaminia, nel senso che è una carta di soddisfazione, di piacere, comunque è una carta che non indica una sofferenza, una chiusura di una storia o cose di questo tipo. Però c'è anche da dire che in questa carta viene raffigurata una persona che siede di fronte alle proprie coppe e sembra abbastanza contenta di se stessa, no? Non interagisce con altre persone, è molto soddisfatta di sé e di quello che ha, è un po' felice di stare da sola per un certo verso. Quindi comunque la signorina Flaminia, anche e soprattutto perché subito dopo vediamo che c'è il 10 di denari, che indica comunque una certa stabilità anche a livello materiale, mi dà proprio l'idea che è una persona che sa stare bene da sola, che è comunque non veramente in cerca di una storia ad ogni costo, è una persona che comunque ha una sua vita molto ricca, molto soddisfacente, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista materiale. In questo momento è molto legata anche alla sua famiglia di origine, nel senso che il 10 di denari indica appunto anche la famiglia di origine, quindi non vedo che ci siano delle influenze diciamo passate che possano creare dei problemi o degli ostacoli nell'iniziare una nuova storia. Vedo una persona molto equilibrata, molto contenta della propria vita, molto stabile, ecco, in questo senso. Per quanto riguarda l'ambiente in cui si muove o le influenze esterne, vediamo che il carro può indicare un prossimo viaggio o comunque il fatto che più in generale la signorina Flaminia si stia imbarcando in un nuovo percorso di vita o comunque sia rivolta verso un obiettivo ben preciso, a prescindere dalla propria situazione sentimentale. È una persona molto determinata e sta andando verso un cammino proprio. Siccome però è soprattutto una carta che indica l'ambiente esterno, può indicare proprio che ci sarà anche, tra le altre cose, presto un cambiamento nella sua vita dal punto di vista anche fisico. Molto probabilmente può fare una vacanza, può fare un viaggio, può anche cambiare residenza, molto probabilmente, anche perché qui vedo che c'è
il matto che indica un nuovo inizio. Questa è la carta, come abbiamo detto, che indica la parte, diciamo, più introspettiva del consultante, quindi il subconscio, quello che è proprio dentro di sé, e vedo che c'è appunto un nuovo cammino, una volontà di iniziare qualcosa di nuovo. Questo può indicare che o veramente c'è una possibilità che in realtà lei cambi qualcosa nella sua vita, anche volendo residenza o comunque un nuovo lavoro, o comunque ci sia qualcosa di nuovo nella sua vita che appunto la spinga a cercare prendere una nuova, a iniziare una nuova avventura, e abbia questo appunto nel suo inconscio, oppure che a livello proprio sentimentale il matto indichi che è proprio pronta a iniziare una nuova storia sentimentale, e non ha assolutamente nessuna remora dal punto di vista inconscio. Tant'è vero che appunto abbiamo nel passato e nel presente delle carte abbastanza positive e stabili, quindi è come il matto, la signorina Flaminia, cioè una persona che non ha paura di iniziare una storia sentimentale nuova, felice appunto di buttarsi. A livello però di ostacoli o di possibili risorse della signorina Flaminia, vediamo che c'è il 7 di denari. Il 7 di denari indica ritardi, o comunque in questo caso qualcosa che ci vuole tempo a costruire, no? Perché qui c'è un contadino che sta aspettando che frutti sull'albero, sul cespuglio, insomma sulla pianta che ha seminato, crescano per poter essere colti. Quindi, insomma, a livello di ostacolo vuol dire che sì, lei è pronta, non ha remore, però appunto c'è da aspettare. Tanto è vero che nella carta del risultato finale non vedo nuove relazioni, però vedo un po' una vita di routine, nel senso continuerà a fare ciò che sta facendo in maniera tranquilla e calma, nel senso che non vedo nuove relazioni. Il consiglio dei tarocchi, in questo caso abbiamo la carta del giudizio. La carta del giudizio indica sempre un po' una chiamata interna, nel senso che qui c'è l'angelo, no? Che chiama le anime dalle tombe per nuova vita. Quindi sicuramente quello che le carte stanno dicendo è di seguire questo istinto che lei ha di riniziare, di creare cose nuove nella propria vita, di seguire diciamo ciò che le piace fare, le proprie passioni, e poi tutto il resto con calma arriverà anche a livello sentimentale. Quindi lette le carte una a una, poi potete fare una specie di riassunto e di collegamento, ovvero si può vedere che la signorina non ha assolutamente nessun impedimento a livello psicologico, a livello inconscio, non ha traumi passati da guarire, il che è quello che diciamo piacerebbe a tutti, e sicuramente ha dalla sua il fatto che viene da una posizione di indipendenza a livello materiale, a livello emotivo, cioè è una persona sicura di sé, molto tranquilla, molto matura a livello emotivo, contenta di se stessa. Quindi quello che però effettivamente sente la necessità di fare è di cambiare qualcosa nella propria vita, cioè un po'
un po' no, si annoia, ma vorrebbe iniziare un qualcosa di nuovo, appunto anche a livello sentimentale. Ci vorrà un po' per incontrare appunto una nuova storia, non, almeno secondo le carte non 6 mesi, a meno che appunto non cambi qualcosa dentro di sé, cioè non segua questa sua, come dire, sua necessità intima di creare qualcosa di nuovo, di iniziare un nuovo percorso nella sua vita, di esplorare nuove strade. Se questo verrà seguito come consiglia la carta del giudizio, beh, allora magari i tempi verranno a essere accorciati, altrimenti ci vorrà un pochino più di tempo, perché vedo che sia l'8 che il 7 di denari indicano comunque sì un progresso, però insomma non entro i 6 mesi. Ci sarà un po' di lavoro da fare su se stessi, mettiamola così. Il carro appunto sta a indicare in questo caso che l'ambiente in cui si trova è un ambiente sicuramente dinamico, sicuramente però legato a una strada ben precisa, mentre la signorina Flaminia ha proprio la necessità, lo vedo dal giudizio e dal matto, di iniziare un qualcosa di nuovo. E questo, se segue questo suo istinto, questa sua necessità intima, porterà sicuramente anche a una nuova relazione, altrimenti ci vorranno un po' più di 6 mesi per incontrare qualcuno che sarà speciale per lei, quindi una nuova storia. Bene, spero che la spiegazione sia stata chiara, la ripeto, qui abbiamo la carta, la prima che è quella del passato, la seconda è del qui e ora, la terza è l'ambiente o le influenze esterne, la quarta è l'inconscio, comunque le influenze interne sulla questione. Qui ci sono le risorse o gli ostacoli per la signorina, per il consultante, per la signorina Flaminia in questo caso, i consigli delle carte e il risultato finale che in questo caso riguarda entro i 6 mesi. Potete farlo entro un mese, entro 3 mesi, dipende appunto dalle vostre esigenze. E vediamo quindi che questa stesa ferro di cavallo fa un po' un cerchio, cioè appunto un arco che percorre un po' l'evoluzione della vita della signora Flaminia in questo contesto nei prossimi 6 mesi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande fatele pure nella sezione commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!